Ciao a tutti e bentornati su Guitarskin. È uscito CoreOS 3.0, la release che tutti aspettavano e che offre la possibilità di lavorare con i plugin di Neural direttamente su Quad Cortex. Questo firmware era atteso da moltissimo tempo e ha delle caratteristiche molto interessanti. Al di là della compatibilità dei plugin, offre già anche dei nuovi blocchi, nuovi effetti che si possono utilizzare senza dover per forza acquistare i plugin. Quindi il doubler famoso, molti effetti con sidechain che dopo andremo a verificare e a spiegare cosa sono e come lavorano, il nuovo delay che è il circular delay ispirato al lexicon, insomma tante cose molto interessanti che ci danno possibilità di ampliare la nostra catena di effetti. Se gli argomenti che stiamo trattando ti interessano, iscriviti al canale, lascia un like e seleziona la campanellina così sarai sempre informato sulle nuove uscite. Condividi questo video con i tuoi amici che così la comunità si allargherà. Ci diamo una mano a vicenda, ecco, diciamo così. Bene, andiamo allora nello specifico a vedere quali sono gli effetti disponibili, cosa c'è di nuovo su CoreOS 3.0 e attendiamoci qualcosa anche di molto interessante perché l'Eurar ha già indicato che nei prossimi mesi ci saranno molte più uscite, molti più aggiornamenti con nuovi effetti, nuovi amplificatori, perché diciamo sono stati molto impegnati nella release che hanno rilasciato adesso, che avevano promesso da molto tempo, era stata una cosa molto complessa, ma adesso dicono di essere in grado di sviluppare molto più velocemente le future release, tant'è che hanno anche annunciato una nuova machine learning, una nuova tecnologia per la profilazione di nuovi amplificatori che darà sicuramente vita a nuovi modelli disponibili su Quad Cortex. Ok. Andiamo veloci, andiamo a verificare cosa c'è di nuovo, cosa si può utilizzare, poi faremo dei video invece dedicati a ogni singolo nuovo effetto e nuova possibilità che abbiamo in Quad Cortex. A dopo! Io ho preparato 2 o 3 patch per fare degli esempi, nel fine settimana ho fatto una data con degli amici con una band di Vasco, quindi dopo magari andiamo a verificare alcuni suoni. Partiamo dal principio, ok, CoreOS 3.0, bisogna aggiornare il firmware. Ci sono tutte le spiegazioni su come farlo nel sito di Neural DSP, è molto semplice, bisogna connettere la macchina alla rete wifi, scaricare l'aggiornamento, ci sono vari reboot, si accende, si spegne, aggiornare anche il software desktop, Cortex Control, in modo tale che le macchine possano dialogare e da lì scaricarsi. Ha dato un plugin gratuito da scaricare entro fine agosto, se non ricordo male il 28 agosto. Cosa vuol dire? Che a tutti i possessori di Quad Cortex è stato fatto un regalo, però bisogna riscattarlo prima del 28 di agosto. Fatto questo, vi connettete al vostro cloud, al vostro profilo, scaricate il regalo, troverete già un'icona pacchetto regalo nel vostro profilo, ci cliccate sopra, scaricate, downloadate il plugin, dovete registrare la chiave di accesso per poter poi abilitare il download che vi daranno loro. Comunque ci sono tutte le spiegazioni sul sito, è molto semplice. Fatto ciò vi troverete il plugin anche nella macchina. Al momento i plugin disponibili e compatibili su Quad Cortex sono il Gojira e il Plini. A seguire arriveranno anche gli altri. Non c'è l'obbligo di scaricare o Gojira o Plini. Se volete scaricare Soldano X potete farlo. Una volta che sarà compatibile anche col Quad Cortex ve lo troverete aggiornato e disponibile anche su Quad Cortex. Ok, andiamo un po' nello specifico.
Come vi accennavo prima, non c'è solo di interessante la compatibilità dei plugin, ma ci sono molti blocchi che sono stati aggiunti anche nella sezione modeler profiler, no? Quindi ok, compatibilità plugin con tutti gli effetti, gli ampli, i cabinet che ci sono nei vari plugin. Ricordiamoci che un plugin sostanzialmente cos'è? È la modellazione di un amplificatore che piace a quel particolare artista, no? Tom Morello ha realizzato i suoi plugin su base Marshall, c'è chi ha usato 5150, c'è chi ha usato i Mesa, chi ha usato i Vox, insomma ci sono vari amplificatori che già esistono in Quad Cortex che sono stati profilati e lavorati con dei settaggi audio, delle frequenze dedicate all'artista che ha scelto quell'amplificatore. Questo piccola divagazione. Ok, cosa abbiamo adesso di nuovo in Quad Cortex? Cioè ci sono il blocchi plugin, abbiamo detto la compatibilità, quindi se voi vi downloadate il plugin siete a posto. Ci sono ovviamente le possibilità, quella è molto interessante, di poter matchare e utilizzare sia dei blocchi plugin che dei blocchi standard di Quad Cortex contemporaneamente. Quindi mi piace un effetto del plugin ma voglio usare un amplificatore che è una capture piuttosto che un modello, posso farlo senza problemi, dopo andiamo a vedere. Ci sono altre cose interessanti perché ci sono un sacco di nuovi blocchi, no? C'è il blend che sostanzialmente c'è la possibilità di matchare, mixare i suoni provenienti da sorgenti differenti col sidechain, quindi alcuni blocchi, nuovi blocchi all'interno di Quad Cortex hanno il sidechain. Cos'è questa cosa qui? È una cosa molto particolare che dopo andiamo a vedere. Sostanzialmente io posso decidere di prendere un blocco, lo vediamo subito, guardiamo qua. Vedete questo? Questo sostanzialmente è un gate, un suppressore di rumore col sidechain. La sidechain sostanzialmente cosa dice? Ok, tu posizioni qui il tuo effetto che va ad agire a sopprimere il rumore che arriva da tutto quello che c'è prima, quindi queste testate, queste casse, i distorsori e quant'altro. Ma la reattività, cioè come aprire e chiudere, in questo caso specifico il gate, il suppressore rumore, non lo decide, non viene analizzato il suono che arriva dall'amplificatore e dalle casse per attivare o disattivare il suppressore di rumore, ma dalla sorgente source. Vedete, io ho selezionato input 1, quindi vuol dire che lui leggerà in cima il suono della mia chitarra e appena sentirà la mia corda partire, infatti vedete che io ho lasciato un valore bassissimo di riduzione di rumore, perché in realtà lui deve andare a leggere un segnale che è pulito, quello della mia chitarra, che non ha nessun processo prima, no? Non ha nessun distorsore o quant'altro, quindi ho lasciato un livello veramente basso in modo tale che io possa lavorare con il silenzio di un suppressore di rumore che è messo dopo gli amplificatori. Ma se voglio fare un crunch e abbassare il volume della chitarra e creare un pulito, lo posso fare perché lui sta leggendo il segnale della mia chitarra e non sta leggendo il segnale che c'è dopo gli amplificatori, che avrebbe un volume più alto, quindi non riuscirai a fare questa cosa qui. Dopo lo vediamo proprio nello specifico. Quindi il sidechain è molto interessante, funziona molto bene sui suppressori di rumore, sui filtri, l'envelope filter, può funzionare bene sui compressori per avere degli effetti particolari. Man mano faremo dei video anche dedicati ai vari blocchi nuovi proprio per vedere questa cosa. Altri blocchi interessanti, degni di nota, cioè tutti sono interessanti ovviamente, ma quelli che mi interessano personalmente di più sono il doubler, sicuramente interessantissimo soprattutto per i chitarristi singoli, cioè vai a suonare con una band e sei la chitarra singola, durante le ritmiche è bello sentire un'apertura stereo come se foste due chitarristi. Ecco, col doubler lo fai in automatico, molto pulito, molto semplice, suona benissimo e era presente nei plugin, non c'era invece in Quad Cortex, adesso c'è, dopo andiamo a vederlo nello specifico. Ci sono altre cose interessanti, sì, c'è il circular delay.
che è un delay molto particolare che deriva dal Lexicon PCM70, scusate, e è un delay rotativo che ha dei segnali in stereo, uno centrale, dopo lo ascoltiamo. E poi ci sono altre cose interessanti, perché il sidechain, dicevamo prima, c'è anche sui compressori, c'è il blend, il transparent blend, il transpose, che è per chi vuole lavorare droppato, abbassarsi le tonalità o cambiare la tonalità della chitarra, è molto pulito, quindi risponde molto bene. Insomma, ci sono dei nuovi blocchi che lavorano meglio e che mancavano prima nella release precedente. Ok, dai, andiamo a sentire un attimo alcune cose. Come vi dicevo, io avevo scaricato Gojira e infatti ho iniziato a utilizzare alcuni effettini del plugin e non di Quad Cortex, ma mixati insieme al classico effetto che trovo in Quad Cortex. Andiamo a vedere nello specifico. Allora, questa è una catena, qua ho inserito un pitch sostanzialmente, che deriva dal Gojira Pitch Wow, si chiama. Questo può essere utilizzato come pitch a due voci, oppure come whammy, ok? Se io vado adesso a attivarlo, vedete, ho lasciato un suono mix dry e suono effetto, e questo è il suono invece processato dal pitch. Nello specifico, sentite, non è precisissimo, perché i pitch purtroppo di Quad Cortex ancora non sono polifonali, ok? Quindi fanno fatica a tracciare tutto. Allora, quando si fanno gli accordi, ovviamente, tenendolo con un mix un po' più basso, mi dà un po' di chiarezza su certi arpeggi, però non si sentirà troppo se ha dei problemi nel tenere la cordatura, no? Note singole va molto bene, sull'accordo fa più fatica, soprattutto se poi uso la leva. Tenuto con questa percentuale mi può dare un buon risultato. Se voglio farlo lavorare anche come whammy, dopo ve lo faccio vedere, il whammy lavora meglio rispetto al whammy che è presente in Quad Cortex, per questo l'ho inserito in un altro preset. Il discorso del sidechain che vi spiegavo prima lo vediamo subito. Allora, questo è un canale distorto, ok? È abbastanza distorto, potrei metterci un altro distorsore in aggiunta, ok? Togliamo un altro distorsore perché non serve. Ok, se spengo il noise reduction, sentite? C'è un bel rumore di fondo. Ok, sparito, ma guardate qui. Dal distorto riesco ad arrivare pulito. Se cambio la sorgente del segnale del suppressore di rumore e lo mettiamo qua dietro gli amplificatori, no? Vediamo, scegliamo, ok, questa è la cassa, beh, mettiamolo direttamente dietro qua, vedete questo pallino adesso dietro il Graphic EQ. Tanto sentite che fa più rumore, quindi devo aumentare la soglia. Fino al 49%. Suono forte, andrà bene. Però se voglio fare quello di prima, il segnale viene comunque cambiato. Soprattutto poi se è attivo. Devo aumentare molto per riuscire a sopprimere il distorsore che ho attivato. Sentite quanto rumore viene fuori.
Se torno come prima, input 1, bam, sentite? Tiro giù, perché lui va a leggere il segnale della mia chitarra e non il rumore che c'è dopo, quindi lui già chiude e dopo basta poco. E sono molto basso come volume di chitarra. Quindi mi lascia tutta la dinamica della chitarra senza dover aumentare tanto il noise reduction, e quindi mi pulisce il segnale e i rumori dei vari pedali distorsore, ma mi lascia la possibilità di giocare molto sulle dinamiche. Ecco, il sidechain in questo caso è veramente una bomba, lavora benissimo. È uno dei blocchi che veramente mancavano e che fa la differenza. Andiamo subito un altro blocco che personalmente mi piace molto, è il doubler. Dopo vi faccio sentire delle registrazioni per farvi sentire doubler e senza doubler. Sostanzialmente anche qui posso scegliere la sorgente da tracciare, no? Nel tracking, ma in realtà in questo caso è meno essenziale. Io lo metto sempre sull'input 1 perché arriva la DI della chitarra, quindi lui capisce subito come splittare. Sostanzialmente il doubler, per fare l'effetto di sentire due chitarre, sposta di x millisecondi, 6 millisecondi, 10 in base ai settaggi che volete voi la chitarra, e quindi apre creando questo effetto stereofonico. Senza doubler è così. Col doubler. Quando suoni dal vivo con un bel impianto aperto ti dà proprio una bella aria, come si dice, ok? E dopo volevo farvi vedere come lavorare anche col discorso dei plugin. Allora, ho preparato già una piccola patch. Eccoci qua, io ho scaricato Gojira così per avere un po' di riferimenti, poi mi mancava veramente un suono metal forte, e qua ho inserito alcune cose. Come vedete, questo è un blocco normale, questi sono dei plugin, quindi il canale 1 e il canale 2 con la relativa cassa 1, cassa 2, non sono stato là a fare suoni, ho provato a incastrare 4 cose velocemente, e il canale 3 con la sua cassa. Ovviamente ho messo il noise reduction col sidechain come fatto prima, che va a beccarmi l'input 1, il doubler quando serve, un chorus, un mind wall e il circular delay, che invece questo è nuovo. Allora, intanto come suona? Questo è un mega pulito, andiamo a fare mega compresso. Proprio clean. Ok, quindi bellissimo, clean. Vogliamo dargli il doubler, ok, uguale. Vediamo più millisecondi. Molto bello, il clean di quest'ampli qui è proprio bellino. Ecco, quello che ho notato sarà perché comunque la storicità dei plugin vira molto sul metal. Gli ampli dei plugin, le casse dei plugin sono molto pompati, ecco. Ho dovuto tirare su molti medi, non ho messo, come vedete, un EQ finale perché ho fatto una cosa al volo, però hanno molti bassi, sono molto scavate sui medi perché Gojira è così, un tipo di
di chitarrista che suona quel genere là. Sicuramente quando verrà pronto, che ne so, l'Asato, Archetype Asato, quello avrà un suono base Vox, sarà molto più aperto, quindi sarà meno potente sulle basse e scavate sulle medie, no? Dipende molto, il plugin ecco, è molto, diciamo, già inviato a un certo tipo di suono. Andiamo a sentire il suo crunch, che in realtà è un bel distorto. Ok, bello cattivo. E dopo andiamo a vedere il terzo, che sarebbe un po' il lead, se vogliamo, no? Qua ho lasciato il doubler. E qua c'è il circular delay. Cosa fa il circular delay? Vedete? Qua io posso andare tap preset. Quanti ne voglio? Sostanzialmente queste sono ripetizioni. Allora se io setto il tap tempo 78, scusate, mettiamolo a quarti giusti. Ok, adesso è sui quarti. Gli togliamo un po' diffusion meno, feedback un po' di più. Ok. Ok, sentite che lui sta battendo la nota. Se io faccio 2, ok, lui lavora 2 ribattute nel quarto. 3, ta 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 ta, il terzinato, e mi fa girare il suono a destra, a sinistra e al centro. E continua a girare, no? Questo è il circular delay. Ta 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 ta. E quindi sentite che in questo caso mi fa terzine. Gruppi di 4 e dopo 6 alterato, perché poi ci sono anche le alterazioni. Allora se vediamo, andiamo sul 4 alterato, eccolo qua. Poi in base alla diffusion, per dire, tiriamo giù un attimo, qua, terzinato. Diventa più, cioè perde la precisione della nota e si diffonde di più, no? Tirandolo più indietro invece mi dà. Poi ci sono altri parametri ovviamente come la modulation, high pass, low pass. Ok, e quindi questo è un delay carino che crea un ambiente molto ampio. Ok, per usare i nostri plugin vedrete qua a sinistra nella griglia diciamo dei vari blocchi
vedete che c'è una spina, ecco, quello vuol dire plugin. Quindi se io vado qui, adesso togliamo per dire i nostri, ok, vedete qua c'è l'icona del plugin, quindi io vado dentro e vedrò i miei plugin disponibili. Vedete qua disponibili quali ci sono. Plini, che io non ho, infatti ha il lucchetto perché per me non è disponibile. Owned, quindi proprietario dei plugin. Cosa c'ho io? Gojira, e quindi qua vedo tutto quello che fa parte del plugin. Quindi non c'è la divisione, cioè il chorus del plugin lo trovo nella cartella plugin Gojira e trovo tutti i blocchi di Gojira, quindi le testate, i cavi, gli effetti, no? Essendo limitati, c'è un plugin a 4 pedali, 3 pedali, 2 pedali di distorsore, 2 chorus, un altro riverbero post e quant'altro, no? Che di solito nel plugin i distorsori li puoi mettere davanti e magari uno ha un chorus davanti e non lo puoi mettere dietro dopo la cassa. Che ne so, il Gojira Wow, che è come si diceva prima, anzi mettiamolo qui, dai, facciamo una prova, che è il pitch barra whammy barra quant'altro, lo posso decidere di mettere qui, ma posso anche decidere di metterlo dopo le casse e dopo la testata, cosa che non posso fare invece nel plugin nel desktop. Invece qua su Quad Cortex si può. Ok, e posso miscelare, come dicevamo prima. Qua ci sono dei blocchi standard di Quad Cortex e qua ci sono dei blocchi dei plugin, quindi molto interessante questa cosa, che posso andare a giocare con i vari blocchi come più piace a me. Benissimo, adesso vi faccio sentire 2 o 3 applicazioni anche del doubler, e così per capire un attimo come funziona. Nei prossimi video andremo ad analizzare alcuni blocchi effetto per capire come lavorano e come utilizzarli. Ricordate, sidechain è una delle cose che caratterizza alcuni dei vari blocchi presenti oggi su Quad Cortex, interessanti. Ricordate che quando attivate la prima volta il vostro pacchetto Quad Cortex troverete delle indicazioni di un nuovo accessorio, quindi tipo l'opt compressor sidechain, qua c'è la scritta new, troverete diciamo delle indicazioni che vi fanno capire che c'è qualcosa di nuovo che magari non avete provato o testato, ok? Bene, un'altra cosa da sapere che credo sia molto interessante è che Neural ha dichiarato che nei prossimi mesi usciranno costantemente aggiornamenti. Loro hanno anche una nuova tecnologia per modellare i vari amplificatori e quindi spero ci faranno delle belle sorprese con dei nuovi modelli dedicati a Quad Cortex e amplieranno la gamma, già vasta gamma di amplificatori ed effettini vari, distorsori e chi più ne ha più ne metta, quindi credo che a breve ci daranno delle altre news. Bene, io vi lascio, se no diventiamo troppo lunghi. Grazie per avermi seguito. Se quello che hai visto ti interessa, clicca mi piace, iscriviti al canale così sarai sempre informato sulle nuove uscite. Ci vediamo presto. Ciao!